Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo a parlare dei problemi post-cartesiani. Dopo gli occasionalisti ci occupiamo di Newton e di altri personaggi. Newton che in fondo può essere considerato colui che chiude, che conclude in maniera quasi definitiva la rivoluzione scientifica e anche la rivoluzione astronomica. Vi ricordate che alla fine di 2 lezioni fa, della penultima lezione, abbiamo detto che Henry Moore e Isaac Newton attribuiscono a Dio un'estensione, ve lo ricordate? Anche se non si tratta di un'estensione materiale, bensì di un'estensione spirituale. Abbiamo spiegato che gli occasionalisti hanno lasciato infatti insoluto il problema del rapporto tra anima e corpo, tra le due sostanze eterogenee di Cartesio, anima e corpo, che infatti anche gli occasionalisti consideravano eterogenee. Infatti, dicendo gli occasionalisti che non l'anima, bensì Dio causa gli eventi corporei, muove i corpi, è causa di ogni evento nei corpi, a differenza di quel che credevano, gli occasionalisti avevano solo spostato il problema. Infatti, Dio è spirituale tanto quanto l'anima, quindi come fa Dio a interagire sui corpi materiali, ad essere causa degli eventi corporei? A differenza di Spinoza, che aveva attribuito a Dio un'estensione corporea, Moore e Newton gli attribuiscono un'estensione spirituale. E appunto questa teoria, capite, nasce dai problemi post-cartesiani, cioè nasce dal problema del rapporto, del gravoso problema del rapporto tra res cogitans e res extensa in Cartesio, e dalla soluzione insufficiente, inadeguata che a questo problema avevano cercato di dare gli occasionalisti. Il giovane platonico di Cambridge, Henry Moore, ecco, vi ho messo data di nascita e morte 1614-1687, ebbe su questo punto anche un notevole scambio epistolare con Cartesio. Moore sostiene che per evitare che Dio debba essere pensato materiale, come lo pensa Spinoza, bisogna attribuirgli un'estensione non materiale. Ma come un'estensione non materiale? L'estensione non è sempre materiale? No, Henry Moore pensava che esista un'estensione anche non materiale. Solo un Dio esteso può agire sui corpi, sulla materia. Dunque non esiste solo l'estensione materiale, ma anche quella spirituale. Quindi l'identificazione cartesiana tra spazio e materia è errata. Deve esistere anche uno spazio non materiale, mentre Cartesio diceva che lo spazio è tutto materiale. Bisogna, secondo Henry Moore, ammettere l'esistenza di una materia divisibile, impenetrabile, finita, la materia di cui è fatto il mondo, creata da Dio, la materia dei corpi, ma anche bisogna ammettere dall'altra parte l'esistenza di un'estensione spirituale, un'estensione infinita, indivisibile e penetrabile, un'estensione divina. Quest'ultima non è altro che lo spazio vuoto, cioè non pensate che questa estensione spirituale di Dio sia qualcosa che, non so, al di là del nostro universo fisico. No, si tratta semplicemente dello spazio vuoto, cioè proprio lo spazio vuoto all'interno del quale si trova la materia, cioè l'estensione materiale. Ma lo spazio vuoto non è la materia. Lo spazio vuoto viene divinizzato da Henry Moore. Lo spazio vuoto è l'estensione spirituale divina. In questo modo Dio è realmente onnipotente, perché grazie allo spazio vuoto Dio è presente dovunque, arriva a qualunque particella materiale. Cartesio, nel loro scambio epistolare, risponde a Moore ribadendo la sua idea che ogni estensione è materiale, e dunque attribuire un'estensione a Dio significa renderlo materiale. Isaac Newton, amico di Henry Moore, parleremo della vita di Newton nella prossima lezione, riprende questa tesi, questa teoria di Henry Moore. Anche Newton ritiene che lo spazio vuoto sia divino e abbia molte proprietà tipiche di Dio. Lo spazio vuoto è necessario, eterno e infinito, mentre la materia è creata e finita. Newton pensa che Dio abbia creato la materia solidificando, in un certo senso, raggrumando una parte dello spazio vuoto, cioè dell'estensione spirituale. Così ha creato l'universo, ha preso lo spazio vuoto, che è la sua estensione spirituale, e l'ha reso impenetrabile.
rendendolo materiale, rendendolo corpo. Dio quindi avrebbe creato la materia in che modo? A partire da qualcosa a lui omogeneo, cioè lo spazio come entità spirituale. L'amico e alter ego di Newton, Samuel Clarke, vi ho scritto il nome alla lavagna, avrà su questo punto un famoso scambio epistolare con Leibniz. Leibniz, come è noto, non credeva che lo spazio avesse una natura divina e assoluta, pensava che lo spazio fosse un prodotto psicologico, fosse soggettivo. Proprio in una di queste lettere Clarke usa la famosa espressione sensorium Dei, quindi l'espressione viene usata da Clarke e non da Newton come molti pensano. Lo spazio, secondo Clarke, è una sorta di senso di cui Dio è provvisto, un organo attraverso cui Dio avverte le cose e interviene sulle cose e muove le cose. In realtà questa divinizzazione dello spazio deriva anche qui da un problema cartesiano, da un lascito cartesiano. Cioè More e Newton sono indotti a divinizzare lo spazio anche dal tentativo di rispondere ai problemi sorti dall'identificazione operata da Cartesio tra spazio e materia, tra estensione e materia. Infatti, l'identificazione tra spazio e materia autorizzerebbe la divinizzazione della materia, ancor più se si pensa che lo spazio e la materia siano infiniti, come Cartesio pensa, anche se prudentemente, vi ricordate, Cartesio qualifica la materia, l'universo come indefinita, dice l'universo è indefinito, in realtà Cartesio pensa che la materia sia infinita, infatti Cartesio dice che non si può porre un limite alla materia perché al di là del limite c'è altro spazio, cioè altra materia, ci sarebbe altro spazio, cioè altra materia, giacché per Cartesio appunto spazio e materia sono la stessa cosa. E quindi vedete, soltanto per motivi prudenziali Cartesio usa l'espressione indefinito, in realtà per lui l'universo è infinito. Ma allora, se l'universo è infinito e dove c'è lo spazio c'è sempre la materia, allora non c'è spazio per Dio. Dove si trova Dio? Dove è ubicato? Dove si colloca Dio? Cartesio fu dunque accusato di ateismo. Si immaginò che alla domanda dov'è Dio, i cartesiani per coerenza sarebbero stati costretti a rispondere nullibi. Nullibi, una parola latina che significa da nessuna parte. Così i cartesiani iniziarono a essere chiamati nullibisti, cioè atei. Cartesio, sempre per difendersi dall'accusa di ateismo, nega anche che prima della creazione vi sia stato lo spazio, che avrebbe dovuto essere materiale. Prima della creazione, dice Cartesio, c'era il nulla. More e Newton si oppongono a quest'idea, lo spazio, e si dicono non può essere annullato, annichilato, lo spazio è coeterno a Dio. Newton scrive la sua famosa opera, ecco, sulla gravitazione universale, i principi matematici, di cui daremo il titolo completo, di cui parleremo nella prossima lezione. L'opera sulla gravitazione universale, Principia Mathematica. A noi interessa la seconda edizione dei Principia Mathematica del 1713. Qui Newton aggiunge uno scolio generale, cioè aggiunge al testo dei Principia Mathematica un appendice, uno scolio generale. Scolio significa chiarimento. Qui Newton parla della teoria che abbiamo appena detto, chiamandola spazio assoluto. Chiama questa estensione spirituale di Dio spazio assoluto e la affianca all'idea di tempo assoluto. Newton infatti sia per lo spazio sia per il tempo distingue un concetto assoluto o matematico, quantitativo, e un concetto volgare o relativo. Il tempo e lo spazio assoluti sono quelli che si concepiscono a prescindere da ciò che i sensi ci dicono riguardo agli eventi, ai corpi, al movimento. Dunque, secondo Newton si può pensare al tempo e allo spazio senza pensare ai corpi, agli eventi, al movimento. Il tempo assoluto per Newton è concepito senza pensare al movimento. Lo spazio assoluto è concepito senza pensare ai corpi. Pensare al tempo e allo spazio in modo appunto assoluto, come la filosofia prescrive, aggiunge Newton, si può,
Tempo assoluto e spazio assoluto sono, come abbiamo detto, concetti teologici e metafisici che Newton elabora in seguito al suo rapporto personale con Henry Moore e i cosiddetti platonici di Cambridge. Non si tratta, capite, di acquisizioni sperimentali, quindi questo è molto importante, cioè Newton integra alle sue teorie sperimentali anche dottrine che non sono affatto scaturite dal metodo sperimentale, concetti teologici, concetti metafisici, eppure questi concetti sono presupposti a priori non sperimentati della fisica sperimentale. Infatti, tempo assoluto e spazio assoluto sono la base della possibilità di pensare il principio di inerzia, ovvero la prima delle tre leggi newtoniane del movimento. Non si può parlare infatti di moto uniforme, dice Newton, di moto uniforme, non si può proprio concepire nella mente il moto uniforme, quale il moto inerziale rettilineo è, senza avere una misura di questa uniformità, ovvero il tempo assoluto, un tempo che non sia in funzione del movimento. Lo so che può sembrare un po' difficile da capire, è un po' sottile questa nozione. Newton dice: come faccio io a pensare all'uniformità del movimento, cioè a un movimento che sia uniforme, un movimento che non acceleri e che non deceleri? Non posso pensare ad un moto uniforme pensandolo in relazione a dei corpi, cioè pensandolo in relazione a uno spazio relativo. Devo pensare all'uniformità, lo posso concepire solo se penso, se la intendo, questa uniformità all'interno di uno spazio assoluto. E lo so, è un po' sottile. Abbiamo quindi, questo mi preme sottolineare, un'integrazione tra scienza sperimentale e nozioni teologiche e metafisiche. Newton non è solo uno scienziato. Newton non può essere capito soltanto studiando le sue teorie scientifiche, perché Newton pone alla base e pone insieme alle sue teorie scientifiche nozioni che scientifiche, che sperimentali non sono affatto. Sempre nello scoglio generale dei principi, a Newton affianca ancor più i suoi risultati sperimentali ad esigenze e a preoccupazioni di ordine teologico, nel momento in cui Newton esplicitamente parla di Dio come origine della gravità. Lui dice: l'elegantissima compagine degli astri, così la chiama Newton, l'elegantissima compagine del Sole, dei pianeti, non può aver avuto origine e non può mantenersi nel tempo solo in base a cause meccaniche. Alla base dell'universo, di tutto ciò che esiste nel nostro mondo materiale, vi è un'intelligenza finalistica e grandemente potente, che si identifica con il Dio trascendente e personale della tradizione giudaico-cristiana. Secondo Newton, un essere finalistico e intelligente ha creato dal nulla il nostro universo. Questo essere è proprio il Dio della tradizione giudaico-cristiana, cioè per Newton è onnipotente, è onnisciente, è sommamente buono e così via, è esterno alle sue creature. Newton, come sappiamo, connota Dio, questo Dio, anche come infinitamente esteso. Abbiamo già parlato delle estensioni spirituali di Dio, ovvero dello spazio assoluto. Tale dimostrazione dell'esistenza di Dio, che in fondo, lo capite, è una classica dimostrazione a posteriori, come quelle di Tommaso, no? Diventerà nota come argomento del disegno e sarà riproposta anche da altri autori, ad esempio da Voltaire, che amava molto Newton. Andiamo adesso a un altro testo di cui parleremo meglio sempre nella prossima lezione, ovvero l'Optics, il secondo testo scientifico importante di Newton. I principi matematici si occupano della gravitazione universale. L'Optics, che a differenza dei principi matematica è scritta in inglese, infatti il titolo Optics in realtà è un plurale, significa studi di ottica, e si occupa appunto delle scoperte di Newton nell'ambito dell'ottica. A noi interessa non la prima edizione dell'ottica, che è pubblicata nel 1704, ma le edizioni successive, in particolare quella
sempre in inglese, del 1717, perché ci sarà prima anche un'edizione in latino. Allora, alle edizioni dell'Optics successive alla prima, Newton aggiunge delle queries, aggiunge un appendice, esattamente come lo Scolio Generale, vi ricordate, era un'aggiunta, un appendice ai Principia Mathematica. E quindi le queries, il plurale di query, queries significa domande, problemi aperti. La maggior parte delle queries Newton le scrive appunto nella seconda edizione inglese dell'Optics del 1717. Cosa dice Newton in alcune di queste queries che ci interessano particolarmente? Newton afferma che Dio deve intervenire continuamente per aggiustare l'universo, per eliminare le piccole irregolarità che man mano si presentano, che occorrono nell'universo. So che sembra un po' strano questo, il Dio di Newton crea un universo incapace di esistere per l'eternità, di mantenersi da solo, perfetto. Questo universo di Newton richiede degli aggiustamenti straordinari, come se Dio fosse un orologiaio che di tanto in tanto deve ricaricare il suo orologio. Newton infatti è convinto che la forza attiva diminuisca costantemente nell'universo e abbia bisogno di nuovi impulsi. Ciò dipende dal fatto che la materia è inerte, secondo Newton, non ha vita e deve quindi essere rimessa in moto e riordinata. Nelle queries Newton afferma esplicitamente che Dio mette in moto i corpi e ne conserva il movimento. Queste idee di Newton furono fortemente criticate da molti, ad esempio da Leibniz, perché lasciavano intendere che Dio, secondo Newton, non fosse onnipotente, non fosse veramente onnipotente, perché non era stato in grado di creare una volta per tutte un universo autosufficiente. Capite? Ogni tanto nell'universo si rompe qualcosa, ogni tanto rallenta qualcosa e Dio deve intervenire per aggiustare, per spingere ciò che si è fermato. Gli studiosi di Newton hanno messo in evidenza, e questo è assolutamente chiaro anche dopo la pubblicazione dei tanti manoscritti inediti di Newton su argomenti non scientifici di cui ci occuperemo, ecco, di questi manoscritti inediti nella prossima lezione. Questo fatto è chiaro, gli studiosi dicono che sin dall'inizio, sin dall'epoca giovanile, Newton ha accompagnato le riflessioni sulle nozioni di meccanica a preoccupazioni di tipo metafisico e teologico. Inoltre è dimostrato che Newton sia stato indotto ad aggiungere ai Principia Mathematica lo scolio che afferma il finalismo e l'esistenza di Dio, e sia stato indotto ad aggiungere all'ottica gli argomenti di cui abbiamo appena parlato, che attribuiscono a Dio la causa del movimento universale, dalla sua avversione nei confronti dell'interpretazione materialistica delle sue teorie, delle teorie di Newton, portata avanti dai liberi pensatori inglesi, in particolare da John Toland. Che cosa era successo? John Toland aveva sfruttato la teoria della gravitazione universale. Infatti Newton è esplicitamente citato nell'opera di Toland Lettere a Serena, per dare autorevolezza alla sua visione, alla visione di Toland di un materialismo dinamico e autocinetico, secondo cui ogni particella della materia è attiva. Il panteismo cosmoplastico e quasi vitalistico di Toland, una forma di ilozoismo, come si diceva all'epoca, o di panpsichismo, o di panteismo. D'altra parte Toland è l'inventore della parola panteismo, come ho detto nelle lezioni dedicate a Toland. Allora, questo panteismo vitalistico di Toland era in realtà una forma di materialismo dinamico, che sarà la base del materialismo di Holbach e di Diderot, come appunto spiegato nelle lezioni su Toland dell'illuminismo inglese. Toland identifica la gravità newtoniana con la forza intrinseca che secondo lui muove costantemente la materia dall'interno, con un'autokinesis, un automovimento, senza bisogno di un principio esterno. Così la materia è autosufficiente, è viva in qualche modo e si ordina da sola. Newton non può accettare questo sfruttamento materialistico, naturalistico della sua teoria della gravitazione.
Newton è preoccupato, Newton viene attaccato da molti, come era stato fatto in precedenza con Locke. Newton viene accusato con le sue teorie di favorire il materialismo, cioè di permettere che le sue teorie possano essere interpretate o portate a certe conseguenze dai liberi pensatori inglesi, dai materialisti, dagli atei. Quindi Newton si preoccupa di prendere le distanze dall'interpretazione tolandiana della teoria della gravitazione universale, che per lui e per il suo amico Samuel Clarke non è altro che una forma di ateismo. Newton, come abbiamo visto, sostiene che la materia è inerte e passiva, bruta e stupida, scrive letteralmente. Newton dice la materia è bruta e stupida, e che la materia, pensa Newton, sia mossa a distanza da principi attivi, tra cui la gravità, ma anche l'elettricità, il magnetismo, la fermentazione, sono tutti principi attivi, li chiama Newton, che in ultima analisi questi principi attivi hanno origine in Dio. Newton da questo punto di vista, attenzione, è cartesiano al 100%, è meccanicista al 100%. Secondo Newton la materia è morta senza l'intervento di Dio. Newton chiama l'inerzia principio passivo, mentre la gravitazione e altre forze che vi ho detto vengono chiamate principi attivi. Questi principi attivi sono esterni alla materia e trovano la loro causa e la loro origine in Dio. Dio muove la materia e Dio conserva il movimento della materia. Pur essendo separato dalla materia, Newton si preoccupa di respingere l'accusa di panteismo. Dio arriva dappertutto e può intervenire su qualunque particella materiale. Sappiamo come? Attraverso il suo sensorio, il sensorium Dei, che come abbiamo visto è lo spazio assoluto, lo spazio senza corpi. E quindi in conclusione io ci tengo a mettere in evidenza il profondo interesse di Newton per le implicazioni teologiche e religiose delle sue teorie scientifiche. Newton si schiera chiaramente e pubblicamente a favore di un'interpretazione cristiana della gravitazione universale, vuole inserirla in una cornice cristiana, muovendosi in consonanza con la Chiesa anglicana e con la sua componente latitudinaria e con il gruppo delle cosiddette Boyle Lectures, il gruppo di Clarke, di Bentley e di altri. Le Boyle Lecture erano state appunto istituite dal grande chimico amico di Newton Robert Boyles, erano delle conferenze che attaccavano i deisti e i free thinkers e i deisti inglesi come Toland, che in realtà però preferivano farsi chiamare free thinkers, liberi pensatori, scritto col trattino, oppure no. Naturalmente ho parlato della chiesa latitudinaria inglese, delle Boyle Lectures, eccetera, nelle mie lezioni sull'illuminismo inglese, non è il caso di ripetere. Quindi Newton è un cristiano conservatore. Vedremo che è un cristiano eretico, va bene, lo vedremo alla prossima lezione, però è comunque un cristiano conservatore. Newton è ostile all'illuminismo inglese dei free thinkers. Incredibile e assurdo è il fatto che su molti testi scolastici, specie di letteratura inglese o di letteratura italiana, l'ho visto io con i miei occhi, Newton, al pari di Locke e al pari di Swift, sia presentato come un illuminista inglese. È proprio una cosa assurda, perché questi autori, Locke, Newton, Swift, hanno costantemente e apertamente criticato gli illuministi inglesi, i cosiddetti deisti, i free thinkers. Ma io temo che molti non specialisti non sappiano neppure i nomi degli unici veri illuministi inglesi, ovvero Toland, Collins, Tyndall. Toland voleva una società egualitaria senza privilegi giuridici, invece Locke e Newton volevano mantenere i privilegi. Quindi vi era anche una forte differenza politica. Toland e i free thinkers sono gli sconfitti della storia. Nel 1715, per via della svolta conservatrice successiva alla successione hannoveriana, i Whig moderati, i Whig radicali, a cui questi liberi pensatori facevano capo, furono liquidati e anche dimenticati da un punto di vista culturale, soprattutto in Inghilterra, la loro patria. Le loro opere non furono più lette, non furono più stampate, ci si vergognò di loro. L'Inghilterra conservatrice
del Parlamento corrottissimo di Walpole, dei Whig moderati, preferì proprio dimenticare questi free thinkers. La politica inglese, l'establishment politico aveva raggiunto un ottimo compromesso con gli scienziati, con i filosofi empiristi, e quindi questi free thinkers vennero considerati troppo estremisti, troppo pericolosi. Alcuni di loro addirittura erano ancora repubblicani, facevano ancora riferimento ad autori puritani della prima rivoluzione inglese, appunto favorevole alla Repubblica, come Sidney, come Harrington. I illuministi inglesi, in realtà Toland era di origine irlandese. Newton si legò strettamente alla Chiesa anglicana e al Parlamento corrotto dei Whig conservatori, ed ebbe come premio un sontuoso funerale di Stato, a cui assistette anche Voltaire, mentre Toland, ridotto in completa povertà, morì in una casa non sua, in un sobborgo di Londra. Bene, ho terminato con questa prima video lezione su Newton. Nella prossima lezione, sempre dedicata a Newton, io vi parlerò prima di tutto ampiamente della vita e degli scritti di Newton, e poi parleremo di altre idee filosofiche, metafisiche, teologiche, anche quelle che appunto sono venute fuori dai controversi manoscritti inediti. Quindi continuate a seguirmi, per ora vi ringrazio, arrivederci.